Il motociclismo è bello anche per questo. Dopo la vittoria a Cremona con la V4S 1100 di serie, sono tornato sul bombardone del Barni Racing Team, più carico che mai, per questa gara di allenamento nella Pirelli Cup. Eppure, sin dal venerdì, ho capito che non sarebbe stato assolutamente facile. 70 gradi di asfalto e 35 d'aria hanno reso la V4R veramente complicata da mettere a punto. Traversi da drift e poco feeling sul davanti sono stati una costante. Nonostante questo, abbiamo conquistato una buona quarta posizione dietro a wildcard veramente forti, provenienti dal CIV, e ai protagonisti del campionato Pirelli Cup, Ruju, Bernardi e Perotti. Non devo aggiungere nulla per farvi capire che gara al cardiopalma vi aspetta. All'autodromo di Vallelunga Piero Taruffi va in scena la seconda tappa della Pirelli Cup 1000 2021, round 3 del campionato. Bene, gara di allenamento, anche se non è una gara di allenamento, perché come ben sapete appena si chiude la visiera e si spegne il semaforo rosso non ci sono gare di allenamento. Un sacco di questioni in sospeso, soprattutto quella tra me e il buon Perotti, che ci siamo scontrati settimana scorsa a Cremona con la moto di serie. Sono riuscito a spuntarla di un attimo e a quanto sembra l'amico Fabri vuole farmela pagare, soprattutto perché in quella gara non era ancora completamente in forma. Era la prima volta che risaliva in moto dopo l'incidente gravissimo che ha avuto con frattura del bacino, quindi di sicuro questa gara sarà molto più competitivo. E inoltre man mano si sta trovando sempre meglio con la sua nuova Aprilia 1100, e come potete vedere dalla griglia di partenza qui dentro si sono trovate veramente tanto bene. Quindi lo so già, con queste temperature, con quello che si è visto nelle qualifiche, ci sarà da faticare. Ma non è che per una volta riuscirò a partire bene? Alex Bernardi in testa alla classifica, pilota con il numero 81, 250 punti per lui. Alessio Velini insegue a 200 punti. Torna finalmente in pista anche Fabrizio Perotti con l'Aprilia RSV4 1100 del team MC7 Corse. Anche due wildcard d'eccezione, a partire da Luca Salvadori con la Panigale V4R Ducati del team Barni Racing, e direttamente dal Chief Superbike Gabriele Ruju con la BMW numero 16 schierata dal team BMAX Racing. Buonissima partenza da parte di Bernardi in seconda posizione, un po' fermo al palo invece Ruju, che viene superato sia da Perotti all'interno che da Salvadori all'esterno. Bernardi a comandare in questo momento davanti a tutti. Mamma mia che partenza! Ovviamente le faccio buone solo nelle gare di allenamento. A parte gli scherzi, finalmente forse ho capito come si fa. Cheat. Arriva molto vicino al posteriore dell'Aprilia Salvadori in questa occasione, poi staccata dalla curva Campagnano, si piega giù verso destra. Bernardi mantiene la leadership, diverse traiettorie per i due piloti di testa, interpretazioni diverse dovute anche a moto con caratteristiche differenti. Il buon Bernardi è davanti, ma sembra che gli sia venuto un pochino il braccino a non vedere nessuno davanti. Difatti nelle staccate, nelle riaperture del gas sono molto più veloce, invece faccio un po' fatica sempre nel tornare indietro in mezzo alle curve, come potete vedere. In ogni caso è una buona occasione per andare davanti e cercare di scappare. Detto questo ragazzi, stoppiamo tutto un attimo, perché devo ricordarvi una cosa importantissima. A settembre avrò l'occasione di rifare la gara del MES con qualche altro mezzo, cioè la Street Fighter V4. Però c'è bisogno di essere veramente in tanti, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi, perché se arriveremo a un buon numero entro fine agosto Ducati mi ha promesso che la faremo. Detto questo, ripartiamo all'inseguimento. Salvadori si avvicina leggermente in staccata a Bernardi, che poi spalanca il gas e chiude il primo giro in testa. Quindi primo giro di questa terza gara della Pirelli Cup 1000 2021 con Bernardi in testa, Salvadori secondo. Mamma mia che rischio, l'ho persa il curvone veloce. Sto rischiando troppo, con calma. In ogni caso Campagnano è l'unico punto dove riesco a stargli un po' attaccato ad Alex, ed è il punto dove dovrò provare l'attacco, perché in ogni caso non so se state vedendo, ma sarà la mancanza di grip, sarà non so che cosa, ma ste Aprilia
Mazza se vanno, oh. Primo attacco della sua gara, alla staccata della Campagnano si infila all'interno, prende la leadership della corsa, completando il sorpasso in maniera pulita e affrontando la staccata della Soratte con pista libera davanti a sé. Ragazzi, qui non si può dire niente, perché visto anche le ultime gare dell'anno scorso a Vallelunga, la Campagnano è la mia staccata. Quindi sorpasso perfetto e adesso fuera le ball, come si dice qui a Milano. Sto provando a spingere, ma qui dietro sento benissimo che c'è qualcuno che nel tornantino si fa vedere. Ed è bruttissimo perché molte volte, nonostante quelli dietro siano a 20-30 metri, essendo nella conca del tornantino rimbomba tutto e la tua moto sembra che sia uno dietro che si sta infilando. E ogni giro è un'ansia. In ogni caso sto tenendo d'occhio la tabella dei tempi e più 0,1, più 0,3, più 0,4, di sicuro non sto riuscendo a scappare. Quindi calo un attimino il ritmo, anche perché rischiare non serve a nulla, e vediamo le mosse che andranno a fare quelli dietro di me. Se mi passeranno oppure se aspetteranno e anche loro erano magari al limite. Pilota della BMW numero 16 prende la testa alla staccata della C-Mini 1 e si mette quindi a comandare la terza corsa della Pirelli Cup 1000 2021 Salvador in scia. Niente, come state vedendo anche voi, purtroppo
ho finito già il grip al posteriore con l'SCX, la moto non fa più metri, tantissimo traverso, ed è stato un po' il problema che abbiamo incontrato sempre questo weekend. Per fortuna almeno l'anteriore l'abbiamo messo a posto, quindi riesco a essere abbastanza incisivo, ma non penso basti per stare lì con Rubio. Come ho fatto vedere anche nelle qualifiche, ha quei 3-4 decimi in più di passo che soprattutto verso la fine della gara secondo me riuscirà a tenere. Invece noi dobbiamo solo stringere i denti e cercare di non alzare troppo i nostri riferimenti, ma è tosta. Che prova a fare la differenza, prova a mettere in campo un forcing per aumentare il distacco tra sé e gli inseguitori, con la battaglia che inizia a infuriare. Si va piano piano verso la metà di gara. Sto provando a rimanere attaccato a Ryu proprio con le unghie e con i denti. Purtroppo proprio non ne ho, perché forzo tanto in staccata, in inserimento e torno sotto, ma quando c'è da aprire il gas mi allunga tantissimo. E secondo me negli ultimi giri dovrò stare attento anche a quelli qua dietro, perché Perotti e Bernardi sono stati belli tranquilli, ma secondo me mi romperanno le palle. Anche perché li sento belli presenti qua dietro. E da quello che sta riprendendo la telecamera posteriore stanno dando anche un bello spettacolo. Lungo.
Ottavo giro di gara, Ruyu ormai ha preso margine, ha preso il largo per involarsi verso la vittoria, ma alla staccata della Campagnano si anima finalmente la battaglia per la seconda posizione, con Perotti che si fa vedere per il podio, si infila su Salvadori, poi va lungo nell'incrocio di traiettoria. Il numero 23 ne approfitta per ritornare davanti, imposta dunque la Soratte in seconda posizione, ma adesso il focus si sposta nella difesa della piazza d'onore. Questa è solo una piccola gioia, perché questo primo tentativo di Fabri so già che porterà a un assalto. Lo vedo bello carico e secondo me verso la fine avrà un gran passo, ma noi teniamo duro. Si esce dalla curva Roma, si va sul traguardo, inizia il nono giro, Perotti esce parecchio forte dall'ultima curva, sfila all'interno Salvadori, il posteriore comincia a fare Giacomo, ma entrambi i piloti tengono il gas a battuta. Niente ragazzi, ve l'ho detto, la Roma è la curva peggiore, sto di traverso, la moto si muove di brutto e vengo passato completamente di trazione e non di telaio. A parte queste famosissime citazioni di Dino Pera, dovrò cercare di resistere facendo i tempi sull'anteriore, quindi forzare sul davanti e cercare di rialzare il prima possibile, ma è tosta. Niente, è un incubo. Ogni volta che sentite che è il traverso davanti, prendono metri. Tutta quella gomma che rimane per terra purtroppo non ti fa fare strada e invece chi ha un pelo più di trazione va via. In ogni caso abbiamo capito che oggi il massimo risultato è una terza posizione, cerchiamo di portarla a casa. E soprattutto questa gara è servita tantissimo per accumulare dati in vista del National a Imola, dato che le condizioni saranno più o meno simili. Salvadori però lo vede ancora vicino a sé e, come con la proverbiale carota davanti agli occhi, continua a tenere il ritmo alto, cercando di rimanere dietro al velocissimo pilota Aprilia, che vuole bagnare il suo ritorno in Pirelli Cup con un podio, con una prestazione di tutto rispetto. Ha fatto la differenza in testa alla corsa. Perotti con un gran ritmo è riuscito a scappare via dopo il sorpasso che lo ha portato in seconda posizione. Luca Salvadori terzo e Alex Bernardi quarto. Mamma mia, che passo Fabri! Mi ha passato, è andato via e sta andando a prendere Ruyu. Io sto comunque girando 38 basso, non è male, ma lì davanti mi sa che sono sul 37,7, 37,6. Sti cazzi. Perotti sembra voler lanciare un disperato tentativo di attacco alla leadership di Gabriele Ruyu nell'ultimo settore, si avvicina nettamente al pilota BMW, ma ormai mancano pochissimi metri, pochissime curve. Sinistra, destra, alla S e poi la staccata della 180 gradi verso destra, la curva Roma che immette poi sul rettilineo del traguardo e che significa la salvezza e la vittoria per Gabriele Ruyu davanti a Perotti che chiude secondo e Salvadori in terza piazza. Bravo Fabri, bravo Ruyu, ha fatto una gara incredibile. Purtroppo i primi giri con il grip siamo riusciti a stare lì, invece sul finale
niente da fare. Però ripeto, aver fatto questa gara secondo me si rivelerà fondamentale sia per Imola sia per l'ultima gara a Vallelunga. Ci mancano quei 3-4 decimi sul finire di gara che si sono rivelati fondamentali. E già buonissima cosa è stata quella di risolvere i problemi sul davanti. Adesso ancora un click e ci siamo.